Africa Twin in viaggio va, anni via per giorni, su quella strada la libertà, di cilindri con l'emozione. Honda Africa Twin Adventure Sport, avrete sicuramente già visto il video esperienziale, questa è una recensione più tradizionale nel vero senso della parola. Andiamo a scoprire la moto che ha fatto innamorare tantissimi motociclisti, peso in ordine di marcia di 250 kg con il pieno di benzina da 25 litri. E allora andiamo a sentire che cosa Angie ha da dire. Ringraziamo ovviamente Yanua che ha permesso questo video e più che altro questi 4 giorni insieme alla Africa Twin. È il primo di una serie di video che faremo con loro. Ringraziamo quindi Chicco, Roberto e tutto lo staff che devo ancora impararlo perché sono veramente tanti di Honda Genova. Loro sono in Corso Marconi, quindi alla Foce, oppure in via Maddaloni. Voi direte, sì, ma stai provando la versione vecchia. Io ho provato anche recentemente la 2024, quindi diciamo che ho provato così posso darvi sul mio canale, posso portare il contributo di quello che è una versione da 21 e una versione da 19 pollici. Per chi vedrei un po' più una e un po' più l'altra. Perché l'ho definita maxi e premium all'80%? Beh, innanzitutto perché ha una serie di piccole mancanze che hanno le moto top, parlo di GS, KTM, Multistrada V4, che questa non ha. Questa però ha il DCT, questa però ha una cubatura maggiore rispetto alle medie, un'esperienza di guida che è da maxi, cioè la definisco molto più vicina alle premium che non a un Tiger 900, a un Desert X, a un KTM 890, perché sia le dimensioni che l'abitabilità, anche la coppia, la potenza no, ma la coppia sì, che ha questa moto, sono del tutto sovrapponibili più o meno a una maxi. Come sapete, come avete visto, ormai siete un po' che mi vedete, quindi vi invito, chi non è iscritto, a iscriversi al canale e a mettere un like. Sapete che io ho Multistrada V4 e comunque trovo parecchie similitudini con questa moto, quindi è sicuramente lei è una best seller, ma è una best seller anche Multistrada V4. Per esempio l'abitabilità, cosa che vi ho già citato prima, la stiamo usando da circa 200 km io e mia moglie, e anche lei dietro si trova molto bene, ha molto spazio. Sono tutti feedback che mi ha dato lei, non sono cose che vi sto dicendo perché sto guardando la moto. Lei ha fatto autostrada con me, ha trovato il maniglione molto comodo, le piace il fatto che sia pieno, che non sia vuoto. Sto dicendo tutte le cose che mi ricordo che mi ha detto in questi giorni che stiamo usando questa moto. Il bauletto è posizionato più indietro, quindi ha più spazio. La zona di distanza fra seduta e pedane è molto ampia, quindi ha molto spazio per le gambe, e anche la zona fra passeggero e pilota è molto ampia, quindi si trova molto bene sotto questo aspetto. Stiamo analizzando gli aspetti dell'ergonomia di questa moto. Le pedane sono un po' avanzate, è vero, lo ritrovo anch'io in quello che dicono tutti i recensori, ma fuoristrada, e qua viene l'altro argomento della ciclistica, fuoristrada con questa moto non lo farei mai, perché comunque se è vero che tocco meglio rispetto a un Teneré, che è l'ultima moto che ho avuto in prova per 3 giorni, comunque è una moto alta, 86 di sella, 85, e comunque la versione 2024 con il 19 pollici avrebbe 83 di sella, potrebbe scendere, ma il peso comunque è quello, ragazzi, quindi è vero che questa è il 21, ma comunque è molto pesante. L'handling che ha questa moto nei primi angoli di piega, nei primi 20-30 gradi, vi porta veramente molto velocemente, e non sento, onestamente, avevo già visto alcuni commenti di questo tipo, ne avevo sentito parlare che effettivamente alcuni preferiscono addirittura la 21 alla 19 2024, e io devo dirvi la verità che nelle S non bisogna neanche anticipare così tanto, comunque è abbastanza svelta, c'è tanto peso dietro, quindi la moto è molto maneggevole. Capitolo sempre ciclistico: le sospensioni di questa moto, le Showa Era, l'ho detto svariate volte in ogni mia recensione, l'ho detto nella versione 2024 e lo dico anche ora di questa, l'ho detto anche dell'Harley Davidson che ha queste sospensioni. A me piacciono tantissimo, sono molto scorrevoli, sentono le regolazioni perché lo provate, dopo vi faccio vedere il dashboard, si possono regolare, è possibile
dare un casco, due caschi con le borse, quindi se avete il passeggero più le borse, ma per esempio non c'è l'auto-adattività, è cosa in meno che ha rispetto alle maxi top di cui vi parlavo prima, perché per esempio non sente, quando il passeggero sente, non fa l'auto leveling come multistrada, come GS, non ha il pulsantino minimum preload come multistrada, come Tiger adesso 1200A, non ha né prima, quindi questa, né nella 2024, non ci sono i pulsanti retroilluminati, che non trovo una cosa così fondamentale, però non li hanno messi neanche al GS. Non ve ne parlerò perché ancora non ho imparato a usarlo, e fortunatamente Honda ci dà la possibilità di utilizzare il dashboard in maniera touch, perché molte opzioni io me le sono fatte touch direttamente da qua. È molto lento. La figata è che non vi posso far vedere ora, che voi collegate il cavo, lo vedete qua buttato qui, e avete Android Auto. Questa è una figata che vi dà soltanto Honda ad oggi di poter utilizzare. Però per esempio abbiamo ancora la vecchia chiave, cioè sul Forza abbiamo il keyless, su questa anche nella versione 2024 non l'hanno messo. Sono tutte piccole cose che uno dice vabbè, non sono fondamentali, è vero, giudicatelo voi, non sto a giudicarlo io. Il consumo non mi sembra, come lo dichiarano, così incredibilmente basso. Per essere una moto comunque con 102 cavalli non sto consumando pochissimo, credevo di stare sopra i 20 a litro e invece non ci sono neanche mai arrivato vicino ai 20 a litro, non ho mai fatto più di 19, ma vedremo alla conclusione del giro. Qua l'ho già zerato una volta il trip. Vi volevo far vedere soltanto qua, ci sono le varie impostazioni, l'interfono, il telefono, le impostazioni dove possiamo regolare utente 1, utente 2, che sono praticamente i setting completamente personalizzabili, dove abbiamo qui sì che è come una maxi, e neanche tutte lo hanno, il freno motore, la regolazione del freno motore, che onestamente l'ho provato ai due estremi, non l'ho sentito cambiare così tanto, dovrei forse provarlo per più tempo in strade diverse, con carichi diversi di borse o no. La regolazione degli ammortizzatori anteriore e posteriore, questo mi sembra che sulla 2024 sia più no, però il precarico, che è vero, il precarico, che ho detto una cosa non corretta, anche sulla 2024 mi sembra che abbia 24 click esattamente, e sentite che sta lavorando il motorino. Ti viene comodo usare lo schermo con? Lo schermo sarebbe comodo se si potesse usare in marcia, ma dopo, come tu parti, si disabilita per motivi di sicurezza. Così come anche non è assolutamente, anche 2024 questa cosa è analoga. 2024 il cupolino è regolabile con queste due pinze, ma bisogna usare due mani. Il cruise, io sto dicendo cose non negative, sto dicendo le cose che ho notato diverse rispetto alle altre moto, giudicate voi quanto per voi siano fondamentali o no. Il cruise a destra sarebbe molto più comodo averlo a sinistra, ma a sinistra ci sono già troppi pulsanti. Però se tu hai in mano la manopola del gas, è chiaro che non ti viene molto facile armare il cruise e poi regolarne la velocità. Tutte finezze. Qua abbiamo ovviamente, per chi non lo conosce, io non lo conoscevo, i comandi del DCT, cambio doppia frizione, quindi magari paragonatelo assolutamente a un cambio automatico, è semi-automatico, è robotizzato, diciamo. Lui, volendo, lo mettete in D e fa tutto lui, fa le cambiate rapidissime, cerca di tenere i giri bassissimi. Per viaggiare va benissimo. Se invece volete avere più padronanza del mezzo, è un po' più difficile, perché se voi state approcciando una curva e vi state magari frenando un pochino, appoggiando il freno, voi vorreste già il freno motore della scalata, e allora siete obbligati a scalare voi. Anche se lo utilizzate in S1, S2, S3, che sono, diciamo, le mappature più sportive del cambio, è vero che lui in apertura fa salire di più i giri prima di cambiare, ma in scalata, poverino, lui non lo sa quando è che volete voi avere già il freno motore. Quindi alla fine ti ritrovi sempre, almeno io, mi ritrovo sempre a usare un ibrido, o metto in S2 e poi scalo con le palette e salgo, magari faccio fare a lui, oppure quando a un certo punto mi rompo le scatole, metto tutto in manuale e uso le palette al manubrio, che però per mettere le marce il grilletto è molto comodo, non mi trovo altrettanto comodo a scendere di marcia. Quindi se devo dirvi che è una cosa che adoro, è molto comodo in città. Quando ho usato questa moto in città
mi sono trovato molto bene perché è la svolta. Per quanto riguarda l'utilizzo qua in queste extraurbane, preferisco il cambio manuale con un buon quick shift probabilmente. Protezione aerodinamica è buona, non deve essere studiata in galleria del vento, perché sia pilota che passeggero hanno comunque tante turbolenze. Lei dietro, cioè davanti meno, ma lei mi dice che dietro ha tante turbolenze e quindi ha l'aria che gli arriva da sotto la giacca, quindi non è super, cioè è molto buona per quanto concerne le moto non di ultimissima generazione, intendo come il GS 1300 e Multistrada V4 per esempio, che conosco molto bene. È buona se la paragoniamo a Tiger o a Tenere, neanche a parlarne, a tutte quelle moto è sicuramente superiore. Io l'ho utilizzata sempre con il cupolino in posizione bassa perché alta, avendo questa forma e non avendolo tagliato così come multistrada. Seguirà poi un pezzo che farò in notturna per farvi vedere le DRL, le luci quelle che ovviamente con l'angolo di piega vi illuminano nella parte interna della curva, e quindi farò un video in notturna. Sta tornando indietro, non è una strada questa, We're trying to get back to the ocean, toward the ocean. What's the The Ocean, Mediterraneo, non Ocean, huh? Mediterraneo. Mediterraneo. Ocean, you are a bit far. Sì, sì, sì. You want to come back to Genova? Zio me. Non la lascio questa. Ti ho filmato tutto. È filmato, sì. Della frenata avevano detto che è buona anche il posteriore, che è una vera frenata, non serve solo per correggere le traiettorie, le sospensioni che sentono bene le regolazioni, e volendo magari i deflettori, quelli che Honda vende, non so se sulla versione questa esistono, solo sulla 2024, però direi che mi sta piacendo molto. Il test sarebbe concluso perché mi sento che non ho più molto da scoprire di questa moto, però vi darò ancora qualche feedback nei prossimi giorni di utilizzo.